Eccoci, buongiorno! Buongiorno a tutti amici tichettiani. Buongiorno ragazzi. Breve riassunto, siamo sempre nel mezzo delle campagne slovene, in mezzo al verde, in mezzo ai pratini, ma siamo venuti in questo paesino che non ricordo il nome, tra l'altro. Nomi impronunciabili. Perché c'era un'area di sosta libera per i camper, quindi avevamo necessità di fare carico-scarico delle acque nere, grigie e riempimento dei nostri serbatoi. Come sapete la Slovenia è molto camper friendly, quindi ci sono tante aree adibite insomma al turismo ricreazionale. Quelle che su Park4Night sono indicate con il camperino verde. E qui Esatto. potete sbizzarrire. Abbiamo dormito, come avete visto, nel parcheggio del cimitero, molto tranquillo. Di fatto è un parcheggio vicino a un bosco, quindi è stato silenziosissimo. Però insomma il viaggio continua, vogliamo esplorare qualche zona. Vi abbiamo detto che lo scorso anno, perché siamo già stati qui lo scorso anno, ci sono i video sul canale, se vi interessano scorrete nella playlist della Slovenia e le trovate, e qualche parte non l'avevamo vista insomma. Oggi comunque è giornata total servizi, Sì. perché abbiamo le famose borsate piene di panni. E quindi ora raggiungiamo una lavanderia a gettoni che abbiamo individuato sempre con Park4Night e oggi Che è sulla strada poi. Sì, oggi la passiamo lì. Ora stiamo entrando nella città di Novo Mesto, dovrebbe essere capoluogo di provincia, perché abbiamo notato che tutte le auto hanno la targa NM, mentre ad esempio nell'altra zona, più avanti, rientra nella provincia di Lubiana e quindi le targhe sono LU. Abbiamo ritrovato certi marchi di supermarket che nei paesi balcani del sud non ci sono, tipo la Lidl, l'Eurospin, l'Ofer stesso, nessuno dei suddetti. La Lidl l'ultima l'abbiamo lasciata in Grecia. Questa è la zona artigianale dove dovrebbe essere la famosa lavanderia. Speriamo che ci sia il solito parcheggio. Allora, io tanto parcheggio qua. E voilà, lavanderia fatta! Dopo ben 2 ore e un pranzetto nel mezzo. E la strada della lavanderia porta proprio alla stazione della cittadina, quello è il nome. Siamo proprio in centro ragazzi. E stranamente abbiamo trovato parcheggio davanti alla lavanderia, come dicevamo. E è una cosa molto rara. Una rarità assoluta. Guardate che bellezza questi fienili, ne abbiamo trovati tantissimi, più ristrutturati, meno ristrutturati, ma comunque sono meravigliosi. Già le casette sono un incanto, Sono una bomboniera. con il loro giardino tutto curato, l'erba tagliata, i vasi dei fiori, tutti i ninnolini attaccati, molto ben tenute e curate, massimo 2 piani, non ci sono. Di solito anche nelle città è difficile trovare palazzi molto alti. Mega salita, ovviamente, indovina un po'? Indovina? Abbiamo appena fatto il carico dell'acqua, E 18% di salita. Sono strade in mezzo al bosco, come potete vedere, molto piacevoli, con il sole, l'asfalto è più o meno buono, se ogni tanto capita qualche avvallamento, però insomma linea di massima sono strade abbastanza buone. E ti aspetti da un momento all'altro di vedere un daino, un cervo, perché veramente questo è l'effetto che ci fa. Guardate qua, che meraviglia! Questo è un vecchio maniero, un vecchio castello.
Guardate, qui c'è un laghetto perché c'è proprio il torrente che ma bellino questo posto Guarda però. il carretto lì sotto là. Poi lo Oh, il visitiamo. mulino. Ah, c'è il mulino ragazzi in funzione, lo vedete? La cosa più bella è che c'è il parcheggio riservato ai camper. Ed è qui. Wow, carino. Allora poi domani ormai dobbiamo fare il letto e dobbiamo mettere a posto i panni, ma domattina 2 passi io ce li farei. Potrebbe essere il posto giusto per rilassarsi. Qui in Slovenia per accogliere i camperisti non sono niente male, vedete? Qui c'è proprio il simbolo. Tutta gratuita, Sì. In fondo quel portellone. Sì. Eccoci qua, abbiamo trovato il posto, abbiamo già rifatto il letto. Guardate qua che Tanto Marta finisce confusione. di mettere via i panni. Letto cambiato, pronto, io sto dividendo tutti i panni, li piego per bene, li metto negli armadi. Guardate che oasi di pace che abbiamo trovato, un posto veramente splendido. Via, aiuto Marta a mettere le federe nei cuscini e a mettere via gli ultimi panni. Si è sprecato, eh? No, lo sapete perché? Provate a indovinare, lo sapete perché? Perché prima si finisce di levare tutto e prima si apparecchia la tavola. Vedo, avete capito già il personaggio, cioè. Che fai? Perché siccome è tutto pieno di panni, non si può né cucinare né apparecchiare. Ma non è tardi, dai, no? No, le giornate sono ancora belle lunghe. Quindi ragazzi ci vediamo domani perché vogliamo scoprire il mulino dal vicino. Buongiorno ragazzi! Buongiorno, ben ritrovati in questa Guardate che cielo! frizzante giornata. Quando ci siamo svegliati un po' di tempo fa, perché stamani ce la siamo presa comoda, colazione proprio molto lunga, ci siamo preparati. Dicevo, quando ci siamo svegliati era tutto completamente grigio e quindi insomma l'umore non era proprio al top. Invece si è liberato il cielo e ci sono dei colori incredibili, l'azzurro, poi c'è questi prati verdi, insomma abbiamo voglia di fare 2 passi. C'è questo fiume Bistra che poi di fatto non è che l'affluente del fiume, quello più grande, il Ljubljanica. Non so se vi ricordate, è il fiume che attraversa completamente la capitale. L'abbiamo visto l'anno scorso quando siamo venuti in Slovenia e abbiamo visitato Ljubljana. Guardate che magnifica Chevrolet Corvette che abbiamo qui davanti. Noi pensavamo di essere da soli, invece girato l'angolo ci siamo trovati questo grandissimo piazzale con gli autobus e un mega hotel. Sì, però l'edificio è storico, quindi è molto particolare. Allora, siamo vicino al fiume. Ieri passando con Charlie abbiamo visto un mulino e poi abbiamo attraversato anche, credo, un monastero. Ora andiamo a vedere. Guardate che meraviglia. Qui c'è questo laghetto, il fiumiciattolo passa sotto al ponte e poi va ad azionare la ruota del mulino. Adesso varchiamo questa entrata del monastero di Bistra, che è quello che abbiamo attraversato ieri con Charlie. C'è la strada stretta, passano i tir, bisogna fare veloci. Sì, però è un po'... È un piccolo borgo. È un piccolo borgo, ma sembra in ricadimento. Qui c'è anche una targa, qui vediamo che c'è una data 10/3/1942, dalla traduzione dice che è in memoria delle vittime innocenti, quindi pensiamo che sia legato un po' ai tempi della guerra. Non è messo molto bene questo convento, è un po'... C'è attenzione oggetti cadenti, Sì. c'è la carta. Peccato perché è un complesso grandissimo. Poteva essere tenuto meglio. Di qua c'è l'uscita, bisogna fare sempre attenzione che non passino veicoli. Momento in gorgo, siamo tra 2 fuochi. È un po' peccato perché non hanno previsto una via pedonale. E voilà!
visto che si è fatta una piccola camminata. Avete visto che porzioni? Sì, Monte Bianco. Guardate qua, la montagna nevata. Abbiamo gli spaghetti con doppio sugo, condimento, ovvero un po' di pesto, che era, diciamo, stava finendo, e abbiamo fatto un mix con un po' di sugo al tonno, quindi rosso e verde. Linea Italiamo della Lidl, grande. Sì, sono buoni. Grandi sughi. E quindi ora non resta che avvitare la forchetta e mangiare. Poi abbiamo deciso che dopo ci sposteremo. Ci spostiamo, esatto. E raggiungeremo un'altra località slovena. Ciao Bistra, ciao! Questo è il bar, ristorante, hotel. Salutiamo questa frazione e soprattutto ringraziamo l'area sosta per averci ospitati. Abbiamo passato una notte molto tranquilla e silenziosissima, nonostante la strada non sia lontana e nonostante ci sia la ferrovia qua sopra. Però sinceramente abbiamo dormito a bomba. Come dei ghiri, forse eravamo anche un po' stanchi. Eravamo un po' stanchi, poi bellini puliti, col lettino cambiato, profumato dalla lavanderia di ieri, quindi abbiamo dormito benissimo. E ora siamo partiti, come avete visto. Vi faccio vedere, questo è rimasto veramente uno scheletro, questi fienili che vi dicevo di legno, che mi piacciono tantissimo. Questi due sono mantenuti meglio, guardate là. Poi alla fine più che fienili adesso sono rimessaggi di tutto un po'. Però queste casette piene di ninnolini, con questi giardini curati, veramente sono una favola. La città di Vrnica, tutte consonanti, pochissime vocali, difficilissima pronuncia. Villa Kunstel, quindi è una villa storica probabilmente. Il cavallo, i cavalli. Abbiamo lasciato Charlie e costeggiamo questo fiume che si è anche ingrandito in questa zona. Siamo arrivati in una cittadina, un paesone che si chiama Idriach. E facciamo due passi così ci dovrebbe essere una città interessante, almeno c'erano tanti cartelli, quelli marroni turistici. Qui abbiamo anche una sorta di ponte tibetano. Bello stabile. Questo è il fiume. Vediamo se ci si salta, se è stabile. Vediamo se finiamo di sotto. È stabile. È stabile. Per forza, guarda quanti cavi d'acciaio che ci sono. Ci siamo fermati qui non a caso. Ora vi faremo capire il perché. Siamo arrivati in questo parco proprio vicino al parcheggio dove abbiamo lasciato Charlie e subito notiamo questo simbolo che ormai riconoscerete perché è il simbolo del patrimonio dell'UNESCO. Proprio Idrija, questa città, ha due vanti, due primati. Uno che è la città del merletto, molto famoso, una tradizione che si porta ancora avanti negli anni. Secondo, e soprattutto questo è il fiore all'occhiello, Idrija è la sede della seconda miniera più grande al mondo, e sottolineo al mondo, di mercurio. Idrija è la città mineraria più antica di tutta la Slovenia. La sua storia, pensate, è durata ben 5 secoli a partire dal 1500. Su tutta questa zona sono stati scoperti, come vi dicevo, grossi giacimenti di mercurio e è divenuta famosa in tutto il mondo, tant'è che l'UNESCO ha reputato questa zona di forte interesse culturale, storico e geologico e per questo l'ha iscritta appunto nelle sue liste, e anche per il merletto è stata iscritta nell'elenco rappresentativo dei beni immateriali da parte dell'UNESCO. Quindi diciamo che Idrija ha fatto l'unplane, perché insomma fra i merletti e il mercurio
è famosa veramente in tutto il mondo. Noi non l'avevamo visitata la scorsa volta ed è per questo insomma che siamo venuti a dare un'occhiata. Tornando a parlare della miniera, una parte fondamentale è qui proprio alle nostre spalle. C'è questo cartello esplicativo e ci fa un attimo capire come funziona. Questo edificio a sasso dietro di me contiene una grande ruota di legno che, pensate, ha un diametro di oltre 13 metri con una propulsione ad acqua. Tutto questo meccanismo serviva per portare via l'acqua, pompare via l'acqua dalla miniera, che era piuttosto profonda, a quanto possiamo vedere, con diversi livelli. Riusciva a pompare, pensate, più di 300 litri d'acqua al minuto ad una profondità di circa 283 metri sotto il livello del suolo. Siamo saliti nella parte superiore di questa Kamst. Questo era il nome che gli veniva attribuito nella storia, e questo è il pozzo di Giuseppe. Questa Kamst purtroppo è chiusa completamente nell'edificio e non si vede, se non c'è una grata e si intravede qualcosa. Come vi ho detto, è molto grande ed è, pensate, la ruota in legno meglio conservata di tutta Europa. Ci sono poi anche delle parti d'acciaio, ovviamente. Pensate che la sua costruzione risale al 1790 e è rimasta in funzione fino all'anno 1948. Ora saliamo al livello superiore e ve la facciamo vedere dall'alto. Ma qui scorre proprio l'acqua, Siamo saliti al piano di sopra e vediamo anche i trenini che servivano a portare il materiale dalla miniera. Con tanto di locomotiva che sembra essere elettrica, perché abbiamo l'estensione per i fili elettrici, e tutti i carrellini. Sembrano un po' quelli di Indiana Jones. E ne abbiamo un altro di là. Electric Engine, sì. Qui vediamo tutto quello che rimane di questa struttura. C'è anche un anno riportato su questa parete, 1898, e ci sono sempre questi due martelli incrociati ricorrenti anche sulla facciata del palazzo. Qui abbiamo altre locomotive con anche i relativi rimorchi, e qui un'altra stanza dove probabilmente attraverso questi scivoli veniva trasferito tutto il materiale raccolto. E qui vediamo dall'alto la struttura che contiene la ruota. Proviamo ad avvicinarci. È bellissimo questo macchinario. Abbiamo anche questo tubo, Mamma mia, che però hanno opportunamente chiuso, perché sennò lo riempivano di... no, va a sapere che ci si infilava. Anche. E per farvi vedere quanto è grande il tubo, guardate che dimensione. Anche per pompare tutta È quell'acqua alto quasi quanto me. ce ne vuole, Com'è quest'acqua? Ho perso 2 o 3 falangi. Un'armatella, È una cosa allucinante. Un po' Trasparente. Trasparente, veramente. Però Guardate. è bella fredda. Allora, siamo arrivati all'ingresso delle miniere. È tutto aperto, si può entrare. Possiamo dare un'occhiata. Qui vedete ancora le vecchie rotaie su cui passavano i treni carichi di materiale di mercurio, e qui siamo al livello superiore da dove partono quegli scivoli che abbiamo visto prima. E qui c'è la sorta di hangar di edificio dove entravano i treni. Qui c'è un primo ingresso, però non so se possiamo entrare perché sembra essere anche un po' pericolante. Qui c'è una lista di nomi, sembrano tutti morti tra il 42, 44, 45. Probabilmente sono persone del luogo che sono morte durante la seconda guerra mondiale. Qui vedete, tra l'altro, la zona è anche in ristrutturazione, però molto particolare. Idria insieme ad Almaden in Spagna hanno il primato di essere le 2 più grandi miniere di mercurio al mondo. Oggi ovviamente Idria è fuori produzione, non è attiva, lo vedete dal cantiere. Probabilmente, pensiamo noi, la stanno recuperando, lo speriamo, però ecco, l'UNESCO per fortuna l'ha tutelate e l'ha iscritte, come vi dicevo, nella lista di patrimoni da preservare. Pensate che qui sono stati costruiti talmente tanti cunicoli, tunnel, gallerie, fino a raggiungere un'impressionante lunghezza di oltre 100 km, un vero e proprio labirinto sotterraneo, e il pozzo più profondo arriva appunto a 382 metri e raggruppa le 15 ramificazioni principali di tutte le gallerie, e fu costruito nel 1786.
Ho pianto le pene dell'inferno per tagliare questa cipolla. Ho degli occhi, ragazzi. Mamma mia, davvero, eh? Era carichissima questa cipolla. Una roba incredibile, l'ho anche bagnata, tutto quanto, ma mi sento gli occhi uscire. Che si fa? Abbiamo aperto l'aspiratore, tutto. Vabbè. Comunque frittata con la cipolla e le zucchine. Buongiorno ragazzi, eccoci qua. Buongiorno da Idrija, siamo qua nel borgo, nella parte più storica. Stamani facciamo una passeggiata per il centro. Il sun, cioè il sole, ci assiste per fortuna. Abbiamo dormito benissimo nel parcheggio lì a bordo fiume, diciamo silenzioso. Arrivando qui abbiamo attraversato delle strisce pedonali dove all'inizio ci sono tutti i merletti per terra. Abbiamo visto diverse bandiere che riportano alla città del merletto. Giustamente lo inneggiano. Giustamente. E in centro, laggiù in fondo, vediamo dei palazzi pieni di queste bandiere. Ora li andiamo a scoprire insieme. E qui ragazzi vediamo in questa vetrina dei merletti esposti con questa bandiera di cui vi accennavamo prima. Che opere d'arte! Meno male che ancora si tramandano queste cose. Guardate anche i vecchi strumenti di cucina, coltelli, padelle, cioè. Qui siamo al municipio e anche sotto questo portico abbiamo riportato l'anno 1490-1990, ovvero i 500 anni delle miniere. Abbiamo letto anche che la città di Idrija non era così grande e così fiorente, ma ebbe, diciamo, il periodo di espansione ovviamente legato alla scoperta delle miniere. Questo è chiaro perché si innescarono una serie di attività perché le persone venivano a lavorare con le loro famiglie qui nelle miniere e appunto nacquero tante professioni, tante arti e tanti mestieri e da lì c'è stato un notevole sviluppo del paese stesso. E ovviamente anche questo palazzo riporta la targa dell'UNESCO. Qui abbiamo anche il museo dei merletti, merletti che sono stati riportati anche su questa targa di ferro. Vedete tutti i merletti belli ricamati. Anche là sopra abbiamo i due martelli incrociati e questa data 1876. Anche questo palazzo è scritto nell'archivio dell'UNESCO, Popular School 1876. Siamo entrati all'interno, qui abbiamo questa curiosa macchina, ma ancora più curioso il go-kart appeso alla parete. Bene, siamo riusciti a vedere anche il museo dei merletti all'interno, molto bello. Alla fine ci ha fermato la signora che è la custode dell'esposizione, ci ha spiegato che questa è una scuola, ai ragazzi servono tanti anni per arrivare ad essere pratici e creare questi meravigliosi merletti, pensate 8-9 anni per imparare, diciamo, la tecnica completa, quindi è una scuola molto lunga che richiede tanta pazienza, tanto tempo. Gli abbiamo chiesto ma è affine con l'arte del tombolo, perché in alcuni nostri paesi, in Italia, ancora esiste l'arte del tombolo che è simile, diciamo, a quel salsicciotto. Io non lo so fare, però insomma so che muovendo questi fili si intrecciano e si creano questi merletti. E lei ha detto in parte sì, e è simile alla tecnica che viene fatta nelle isole veneziane come Burano. Burano sapete che è famosa per i merletti e loro, come ci ha detto, insomma, lavorano in contatto con queste e ha detto è simile.
Questa piccola strada, questo piccolo percorso di circa 200 metri è la via che porta al castello ed è importante, anch'essa ovviamente insignita del patrimonio UNESCO, perché veniva fatto questo percorso con il pregiato metallo, cioè il mercurio, che veniva stoccato nei magazzini del castello e poi da lì impacchettato e spedito in tutto il mondo, addirittura anche in America. Siamo entrati all'interno del castello, questa è la corte, guardate che pareti dipinte che ci sono, ovviamente c'è la scolaresca quindi c'è un po' di Noi vediamo rumore. sempre le scolaresche. Sì. Mi è caduta la mascella appena sono entrata, perché ogni finestra ha la sua zona dipinta intorno. Molto bello. Pazzesco, bellissimo. E questo ragazzi è il nome del castello che io non oso nemmeno pronunciare. Qui c'è un pannello informativo che dice: chi sono io? The Smuggler, cioè il contrabbandiere. 300 anni fa fui punito e portato qui al castello, ma era una persona furba, astuta, intelligente e riuscì a scappare dalle zone segrete del castello. Per la mia gioia, ragazzi, abbiamo trovato la mappa. Ma che mappa! Ma che mappa! È proprio fatta bene, con tutti i punti da vedere, e stiamo guardando quello che abbiamo già fatto. Quindi noi siamo qua vicino agli impianti sportivi, parcheggio qui davanti, e qui c'era la prima, diciamo, la stazione di pompaggio. La chiamavano infatti Joseph, che è quella di Giuseppe. Adesso siamo invece qua, perché abbiamo fatto tutto il percorso a piedi. Questa è tutta la cittadina di Idrija e noi siamo proprio centrali qui al castello, a questo punto qui dietro. Andiamo adesso a vedere la casa del minatore, ovviamente patrimonio dell'UNESCO. Anche qui i muri sono bassissimi. E ovviamente non mancano i merletti. E questa ragazzi era la tipica casa dei minatori, con queste stanzette, con pensate il mobilio originale dell'epoca. Veramente molto ben curata ed atmosfera. Vicino, come si dice, casa lavoro, perché proprio qui davanti c'è il pozzo di estrazione dell'acqua e sotto ci sono le miniere. E voilà! Ma che bontà che abbiamo oggi! Siamo a tavola! Non ci fa rima, ma quasi! Abbiamo fatto la famosa Piado Pizza, un po' rivisitata. Sì. Abbiamo comprato le piadine, quelle originali, alla Lidl. C'era la linea italiana, Italiamo, e c'era la piada sfogliata. E quindi guardate che bellezza! Quindi oggi poi dobbiamo consumare il salmone, se no scade, e quindi facciamo questa cosa così leggera, insomma leggera. Ciao Idria! Dopo il pranzetto siamo di nuovo a bordo su Charlie con un caldo atroce, sbottato, oggi si sta molto bene, e proseguiamo verso un'altra destinazione che vogliamo vedere. Over, I'm sure we're still the same. Love
ora proseguiamo, mancano 5 km a, diciamo, sì, certo, alla cittadina di Tolmino. Chi ha studiato storia se la ricorderà. Arrivati in un bel parcheggio proprio per i camper, gratuito, a Tolmino sono organizzati. È un pochino fuori, ma facciamo volentieri 2 passi anche per smaltire la piadina. Mangiata, sì. E il paese è proprio qui davanti. Noi siamo qui nel parcheggio e questo è il paese. Ed eccoci qua ragazzi, abbiamo preso le nostre biciclette. Nel frattempo il sole è andato via, ma speriamo che... sarà per quello. Mannaggia, speriamo che riesca un po' di sole. Allora, visto che il parcheggio non era proprio in centro, abbiamo preso le biciclette. Purtroppo il sole nel frattempo è sparito. Non ci vuole vedere in bici, si vede? No. Non lo so, o ci vuole vedere bagnati. Sì, c'è anche un po' di vento. C'è un po' di vento freschetto, sì. Infatti siamo un po' coperti. E ora guardiamo un attimo cosa c'è da vedere, guardiamo la mappa e ci andiamo. Ovviamente non vi stiamo a ripercorrere tutte le tappe storiche, diciamo soltanto che Tolmino durante la prima guerra mondiale fu proprio il nucleo, il punto di partenza dell'offensiva delle truppe austro-tedesche che condusse allo sfondamento del fronte italiano sull'Isonzo, e questo portò poi alla famosa disfatta di Caporetto. Speriamo che non ci sia anche la disfatta dei tickets, perché No. qui il meteo ha cambiato faccia, ma stamani poteva rimanere il sole di stamattina. Oh, ho detto dentro Charlie, è caldo, si sta bene. Tiriamo Ragazzi, fuori le biciclette. cambia, in una Mannaggia. vallata cambia tutto. È venuto un vento freddo, una cosa incredibile. Si è messo la felpa anche Fede, quindi è una cosa incredibile. E si è coperto tutto il cielo, è grigio e ora si sta così, un po' tremolanti. Siamo arrivati ai campi sportivi. È piccolina, la cittadina, e soprattutto il centro è tutto qui. Però proviamo l'ebbrezza di passare sotto a questo arco. Qui bisogna andare a piedi perché non si può andare in bici, bisogna scendere. Siamo arrivati al Tolminka River, fiume di Tolmino. Guardate che acqua! Anche un ragazzo che sta pescando nel fiume. Sembra che stia pescando a mosca. Dopo aver visitato il centro di Tolmino, ora proseguiamo e andiamo verso un altro paese che si chiama Sotto Tolmino, ovvero Zatolmin, come si dice? Qui ci sono tutte le mucche, a sprazzi esce il sole, questo è Zatolmin. Purtroppo non ci sono le piste ciclabili e siccome la strada è stretta passiamo qui sul marciapiede perché sennò le macchine ci arrotano. Ora andiamo verso il parco Tolminska Korita. Mamma mia, qui ci sono le mucche, le vediamo, noi le sentiamo anche. Dov'è Heidi? Heidi! Ho visto Peter. Cerchiamo Heidi. E ora giù come le zucche. Questa ragazzi è una zona famosa per le sue gole, le famose gole di Tolmino, che sono queste qui. Questo è il parco da cui partono le escursioni. Qui ci sono tutti i sentieri con le distanze. Noi siamo a 2 km dal centro. E noi da bravi brodi, come si dice proprio in Maremma, si dice così, non abbiamo trovato la partenza della ciclabile dal centro di Tolmino. L'abbiamo cercata ma non l'abbiamo vista, e c'è, perché arriva proprio qui e c'è il cartello che dice 2 km da questa pista ciclabile.
Non era molto indicata però, Effettivamente non era molto indicata, ma noi un po' brodi lo siamo. Abbiamo fatto il giro, ora torniamo da Charlie facendo questa stradina che è un po' sterrata, ma le nostre bici ormai dopo le sterrate di Creta non le ferma nessuno. Un bel giro panoramico di queste valli alla ricerca di Heidi, ecco, Sì. lo intitolerei così, alla ricerca di Heidi e Peter. Non l'abbiamo ancora trovata, però sai, mai dire mai. Bellissimi profumi, a volte anche un po' sgradevoli, ma sempre naturali, Sì. La strada è diventata asfaltata con le nostre amiche mucche. Siamo tornati al parcheggio dove abbiamo lasciato Charlie. Come vedete, qui la notte non si può dormire, quindi dobbiamo trovare un posto dove andare. Salutiamo anche Tolmino in cerca di un bel parcheggino. Ho fatto la rima, E stasera ci voleva un tomino. Ci voleva un tomino, Tolmino, Tomino. Ecco l'Isonzo! Siamo proprio passati sopra al fiume Isonzo. Ora andiamo verso il confine italiano e quindi faremo poi tutta la valle dell'Isonzo. Ora purtroppo da qui, probabilmente da Charlie, non si vede bene, a parte che questi scheggiano come dei matti, ma questa è tutta la gola dell'Isonzo. Perché non ci sono poi dei punti dove fermarsi. Non ci sono infatti dei parcheggi perché volevamo riprendere meglio il letto del fiume, la gola, però non c'è nulla. Qui intravediamo qualcosa, dai. Ciao, Non è fiume facile, Isonzo. non è Piacere facile. di conoscerti. Isonzo, facciamo rime strane. Rime strane, non facciamo delle rime strane, grazie. Qui passiamo su questo ponte, tra l'altro ci sono dei lavori in corso, ma c'è uno sbarramento con una piccola diga e c'è la centrale elettrica. E sole fu, è tornato. È andato via solo per le biciclette. È vero. Da quando abbiamo sceso le bici da Charlie siamo saliti tutti, bellini, pam, sparito il sole. Come abbiamo ricaricato le bici nel garage, fantastico, è tornato. 2 curve, c'è sempre stato il sole. Qui lungo strada abbiamo trovato quest'altra terrazza panoramica, guardate tutto il fiume, che colori. E questo è uno dei canaloni più belli. Wow. E ora su questo ponte ci passiamo. E vai, guardate là, ma che spettacolo, bello. Canale. Secondo me qui ci siamo già passati. Qui ci no? siamo già passati. Ah, ecco, perché io me la devo. Canale di Isonzo. E questo è il paese, si chiama Canale di Isonzo. Che ve lo dico a fa? Cioè, avete visto come mai, no? Attenzione, piccolo! Possibili di onde di piena improvvise anche per manovre su opere idrauliche. L'italiano. Buongiorno! Buongiorno! Siamo già in passeggiata stamani con un tiepido solicino, ma siamo carichi perché abbiamo dormito benissimo. Nel parcheggio c'è un parcheggio libero qui di fronte al circolo tennis. Eravamo un po' cotti della biciclettata ieri. Qui c'è il fiume Isonzo e davanti a noi un ponte ad arco enorme dove credo passi la ferrovia. E qui alle mie spalle, ragazzi, è il Salcano, cioè il ponte di Salcano. È un ponte storico sul quale ci passa il treno. In questo momento no, ma c'è la ferrovia.
Dopo questa piccola passeggiatina siamo risaliti a bordo di Charlie, ora accendiamo il motore e ci apprestiamo a lasciare definitivamente la Slovenia. Come vi accennavo ieri, vi ho detto che ci stavamo avvicinando al confine italiano. Infatti rientriamo in Italia. Ebbene sì. Non è un mistero e andremo a trovare le nostre famiglie. Siamo da tanto tempo fuori casa e ci prenderemo un periodo per stare insieme a loro e dobbiamo anche fare qualche lavoro. Abbiamo degli impegni lavorativi nella nostra zona, quindi diciamo che per un periodo saremo impegnati su queste cose, ma a voi non cambia nulla assolutamente. Continuerete a vedere i video dei Tickets, la grande famiglia Tickets va avanti. Esattamente. E quindi diciamo sarà solo una piccola pausa per noi, ma ripeto, continueranno i video su YouTube e insomma non vi abbandoneremo. Assolutamente no, tranquilli che i Tickets non li perdete. Per quello diciamo la grande famiglia, perché insomma grazie a tutti voi, grazie all'affetto che ci date ogni giorno con i vostri commenti, messaggi, ci riempite di tante cose belle e insomma a noi ci danno anche la forza di andare avanti, di continuare a produrre nuovi video. Quindi grazie, scriveteci sempre. Grazie anche ai nostri sostenitori. Esatto. E quindi ora cosa c'è da fare? Da accendere il motore? C'è da accendere il motore e passare al confine, il confine che poi è virtuale. Praticamente siamo a pochi chilometri da Nova Gorica, che è la parte slovena di Gorizia, e quindi il confine praticamente, nel senso come dogana, non esiste, non c'è una dogana. Ci sono vari passaggi ma sono tutti aperti. Quindi praticamente andremo alla parte italiana, a Gorizia, e continueremo poi verso la nostra Toscana. Però prima faremo il pieno, l'ultimo refill, perché come ben sapete di qua costa un po' meno. Quindi non vuole essere un addio, tranquilli, ma soltanto un arrivederci a presto. Grazie veramente, perché questo viaggio ci è rimasto nel cuore come tutti gli altri. Insomma, ormai sapete che il viaggio ci chiama, che ormai questa è la nostra vita. Vogliamo cercare di portarlo a voi, ma anche sempre e continuamente nelle nostre vite. Quindi ci impegniamo ogni volta a ripartire il prima possibile. Grazie davvero di cuore a tutti. Grazie a tutti. È stato bello avervi nei nostri video, quindi mi raccomando non ci mollate, come vi ho detto. Perché sarà altrettanto bello avervi nei prossimi video. Esatto, ci teniamo a sottolineare che non finisce qui. Quando leggete un libro e girate pagina, praticamente in questo momento è solo un cambio di pagina, nient'altro, non è la fine del libro. No, ecco. Nel pentolone ci sono tante cose che bollono. Fede, come sapete, porta sempre tutto al cibo e quindi siamo tornati sul cibo. Io parlavo di poetica del libro, vabbè. Un abbraccio a tutti. Grazie mille ragazzi. Italia ragazzi! E vai! Siamo tornati nel nostro paese e dopo ben 10 paesi e oltre 13.000 chilometri che il nostro amico Charlie ci ha portato in giro, rientriamo in Italia. Grande mitico Charlie, troppo forte. E un grazie di cuore ragazzi a tutti voi, veramente un grazie per seguirci sempre, continuate a farlo perché i Tickets continueranno a girare il mondo. Ci vediamo al prossimo video, Un ciao! abbraccio, ciao! Ciao a tutti! Ciao!